Bene, siamo live. Ancora 0 persone in diretta. Ciao Guidone. Abbiamo il nostro ospite, anzi i nostri ospiti in background in attesa. Vediamo quando si unisce qualcuno e ci dice che ci vede e ci sente. Ecco qua, i primi 5 sono online. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Ci vedete, ci sentite? Geppi, eccolo qua, il primo commentare. Ciao Geppi, ciao Emanuele. Bene, ciao Emanuele. Guido, se vuoi mostrare i commenti ora ti salutano. Sì, stavo controllando se si sentisse tutto. Benissimo. Ciao Geppi. Vediamo ancora, siamo a 13, iniziano a unirsi persone. C'è anche la Pulce. Bene, vedo che vi sentite molto bene. C'è Margherita, Viviana, bene, non manca nessuno. Siamo a 20, ancora un minutino. È arrivato anche Johnny. Dario Corte 16, ciao Dario. Ciao ragazzi. Sto guardando una sorpresina insieme con Dario per un pillole. Sarà una cosa strepitosa, se riusciamo a farla, vediamo. Vediamo. Bene, che dici Guido? Facciamo entrare il nostro ospite e anche l'ospite a sorpresa? Sì, partiamo dall'ospite che... Inizio a tradurre, sei tu regista oggi, quindi... Io introduco l'ospite, tu presenti l'ospite. Signori, Steve Freeze. There you go. Hi Steve. Hi Steve. Hi Guido. Good to see you. Piacere vederti. And we also have another unexpected guest, who will be helping us today, which is Vladimir Guido. Signori, Fabio Fogato, The Fog. Il nostro consulente scientifico. Our scientific consultant, Steve. This is the title we gave to Fabio. He knows what we don't know. The consultant who sits in the dark. Yeah. He is the one who provides scientific reasoning behind what we do. Praticamente Fabio è quello che dà le spiegazioni scientifiche legate a ciò che noi facciamo. I will try. Yeah, we try. So, first and foremost, I'm going to introduce Steve and ask him for a brief presentation of himself. Quindi adesso introduco Steve e gli chiedo di fare una piccola presentazione di se stesso. Please make short sentences so I can translate on the fly. So, Steve, mic is yours. Do you want me to say who I am, or is what you said on the Facebook page enough? No, just say who you are. Not everybody has read the ads for sure. So. Okay, so I am someone who was certified in class number 4 of the old RKC program in April of 2003. Quindi Steve Freeze è uno che si è certificato alla 4ª certificazione con Pavel RKC nel settembre del 2003. Quindi è uno dei più anziani istruttori. You're one of the oldest, not in terms of age, instructors. Right? That's so I've been doing this for a long time, and I'm now 66, almost 67 years old, and I think strength training is just the best thing ever. I had a very bad back injury, which is how I discovered strength training. Lui ha 66, quasi 67 anni e lui pensa che l'allenamento per la forza sia una delle cose migliori che gli siano capitate, anche perché lui ha avuto un bruttissimo infortunio alla schiena anni fa e l'allenamento di forza è quello che gli ha permesso di recuperare. Yes. I was in bed for 2 months and I was over a year till I could walk normally again, and deadlifting is what saved me. And I'm still a deadlift specialist. Quindi lui è stato 2 mesi a letto e ci è voluto 1 anno prima che lui riuscisse a camminare di nuovo normalmente
e lo stacco da terra è stato quello che gli ha permesso di recuperare. Quindi adesso lui è diventato uno specialista dello stacco da terra. So Fabio and I, in talking with each other, found out that we both do the same exercise, which is very good for the shoulders. I have, as you might expect of someone my age, arthritis in both my shoulders. Allora, Steve e io abbiamo scoperto, chiacchierando, well, let's give a little bit of background here. So, in addition, so you actually, you are an athlete by passion, but you are a musician and a music teacher, correct? Yes, I have a doctoral degree in music. I play the organ in a church every Sunday. My doctoral degree is in choir conducting, so I've done a lot of that. And I grew up as a jazz guitar player, so I'm all kinds of things. I've taught in a conservatory called the Mannes College of Music in New York City, a small private music school. So yeah, that's what I do for most of my living. And for Strongfirst, I'm the director of community engagement, and I monitor the forum and the Facebook. Esatto, quindi lui, chiariamolo, lui è un atleta per passione, però il suo lavoro, lui è un musicista, lui è laureato in musica, è stato docente in un conservatorio, docente di musica, attualmente lui suona l'organo in maniera professionale in una chiesa e oltretutto lui dà lezioni di musica. Inoltre lui lavora per HQ di Strongfirst, ha stretto contatto con il sottoscritto, con Guido, eccetera, e lui è il direttore del community engagement per Strongfirst, quindi lui è colui il quale si occupa di gestire i social media, quindi le pagine Facebook, eccetera, e il forum di Strongfirst sono in mano sua. You're also admin of all Strongfirst Facebook pages worldwide, correct? You make sure we don't mess up with them, correct? Yes, and that you have unanswered messages on the Strongfirst page. There is an auto reply that says, send us an email. This is why. Okay. All right. Mi ha fatto notare perché lui è amministratore di tutte le pagine Facebook di Strongfirst in giro per il mondo, quindi compresa Strongfirst Italy, e mi ha appena fatto notare che abbiamo alcuni messaggi senza risposta. Noi abbiamo un autoresponder che dice mandateci una mail. In addition to this, he and I became friends and we have our talks just for fun every once in a while, correct? Quindi oltre a questo, Steve e io siamo amici e ci sentiamo ogni tanto e parliamo di queste cose. And during one of our chats, this exercise came up, correct? Yes, I mentioned it to you. I sent you a video. Yeah, you sent me an email. I'd never heard of it, but I just figured it out on my own, and it really made my shoulders feel much better. Praticamente lui un giorno mi manda una mail con un video di un esercizio per le spalle che lui ha scoperto per conto suo, allenandosi. Mi fa: cosa ne pensi di questo? Io gli ho detto: guarda che in realtà a me piace un sacco e lo faccio. It turned out that I knew it and I do it and I'm a big fan of it, right? Quindi è venuto fuori che a me piace. And so I asked you, hey, why don't you come and strength pills and show it to folks, right? Yeah. So shall we do that now? Shall I demonstrate? Oh, yes. So, Guido, please put Steve in a solo layout and he can show the exercise and I will just translate. Ora ci fa vedere l'esercizio in questione, poi vedremo le varianti. Okay. So I'm going to remind people who don't know, one of the things that Pavel Tsatsouline has said is that certain exercises should not be done in your comfort zone. You may want to do them at a medium speed. Some need to be done slowly. This is an exercise which needs to be done slowly. So I'm going to show you with an 8-kilo kettlebell this. Pack my shoulder, straight out, hold, pull back under control. Fabio, do you want to translate? Yeah, can you also show it before I translate also from the side view so I can, and the back view, so then I can give a full explanation of it. Okay. Yeah. Osservate la scapola. Ok,
I will now translate the entire thing. Allora, prima di dimostrarlo, Steve ha evidenziato questa cosa. Ha detto, attenzione, come Pavel dice, alcuni esercizi vanno eseguiti al di fuori della propria zona di comfort e quindi alcuni vanno eseguiti a velocità media, alcuni in maniera particolarmente esplosiva e veloce ed altri lenti e controllati. Lui questo esercizio va eseguito in maniera lenta e controllata e c'è una piccola tenuta isometrica al lockout. Attenzione perché lui ha detto un'altra cosa. This one thing that you outline is I pack my shoulders. Ha impacchettato la spalla prima di eseguirlo. So you do this, you make sure that the shoulders always packed throughout the entire movement, correct? Yes. And I check before every repetition. Do a repetition, make sure the shoulders packed, do another one. Quindi lui ad ogni ripetizione, prima di eseguire la ripetizione seguente, si assicura che la spalla e la scapola siano in posizione corretta. Fogatone, vuoi darci un po' di spiegazioni della ragione per cui questo esercizio potrebbe essere interessante? I'm asking for consultancy from Fabio, who can give some reasonings for which this is such a great exercise. E tu sai che io posso tirare fuori in ogni momento, eh? Benissimo. Allora, una cosa particolare di questo esercizio è che, a dispetto del fatto che si svolga sul piano sagittale in maniera frontale, in maniera anteriore, il grosso coinvolgimento è sulla catena posteriore, sulla parte posteriore del corpo. Noi abbiamo il gran dorsale che si va a inserire sulla fascia toracolombare nella parte vicina al gluteo. Tu dimmi se devo mostrare qualcosa. Sì, giralo di schiena. Gira. Ok. Quindi abbiamo il dorsale che, come una fascia a V, va a inserirsi nella parte bassa delle ossa iliache, quindi del bacino, e in parte superiore va a inserirsi nel bicipite, nell'omero, scusate. Quindi, anteriormente sul braccio, esatto. Anteriormente sul braccio. Quindi noi abbiamo un tirante che da dietro va a agganciarsi davanti e ci tiene in posizione eretta. Quindi è un ottimo esercizio per lavorare il dorsale in tenuta con un carico che, allontanandosi dal corpo, aumenta un angolo di leva e quindi ci fa proiettare in avanti. In più, da non dimenticare, abbiamo il retto addominale davanti che funge, inserendosi nell'oxifoide e nel tubercolo pubico, funge un po' da puntello per impedirci di chiuderci in avanti. Quindi può essere un ottimo promemoria anche per quando utilizziamo i kettlebell in altre metodiche, in altre dinamiche di allenamento tipo lo swing, per insegnarci a essere compatti davanti e di dietro. In aggiunta, il fatto che noi siamo monolaterali ci obbliga a lavorare in maniera crociata, perché abbiamo il peso a destra, ma dobbiamo agganciarci al suolo a sinistra. Quindi il nostro estremità sinistra, la gamba sinistra, il bacino nella porzione sinistra, quando noi solleviamo il braccio a destra, tutta la porzione obliqua a sinistra ci ancora al suolo per impedire che noi cadiamo di lato. E per ciliegina sulla torta abbiamo tutta la parte del dentato e del sottoscapolare che devono fare in modo, come spiegava Steve, impacchettando la spalla, che la scapola resti accollata alla cassa toracica. Quindi anche per chi ha la tendenza ad avere le scapole un po' alate, questo esercizio può aiutarlo a rinforzare la muscolatura che tiene la scapola accollata. Questa è una cosa di cui parlavamo io e Steve, molto interessante, quindi I'm going to translate for you, Steve, this part. Because we were speaking about the shoulder blade, which you want the shoulder blade to stay glued to your rib cage and not allow it to detach from it, correct? And right. We were also discussing the proper positioning of the shoulder blade. This is why I asked you to show it from the back and from the front, because the serratus anterior is what does the job. So if you recall, we showed, I don't know if there is enough light to see, but this positioning of the shoulder blade versus this one. So detached and glued. So this exercise is so great also for this. Quindi questo esercizio ne aveva parlato io Steve perché lui si è reso conto della posizione in cui portava la scapola e del fatto che la scapola
impari a mantenere la scapola incollata alla gabbia toracica durante l'esecuzione dell'esercizio, grazie al dentato. Questo credo, Fabio, che diventi molto interessante anche quando uno poi va a fare altri esercizi, come per esempio il push-up o altre cose, dove si vede molto spesso la scapola che si sposta. È un ottimo esercizio per i panchisti, perché oltretutto il fatto di accollare la scapola permette di aumentare lo spazio subacromiale, quindi il tendine del sovraspinato raschia di meno contro il processo tra il processo coracoideo e il tetto del omerale. Adesso questa cosa la facciamo anche vedere bene perché è molto interessante. Steve, what Fabio was saying, that this exercise is also great for the bench press. Yes. Because the surrounding anterior is so important for the bench press. And also for push-ups. You see so many people that when they do the push-ups, you see the shoulder blades that are just sticking out like that. This prevents them from doing so. E l'altra domanda, sì? This has helped my bench press. And a little bit of this, just a little bit of background we did not provide about you, even if they got it through the newsletter and so on. You are currently a competing powerlifter, correct? Yes, and in the United States Powerlifting Association, which is one of the bigger federations, for the state of New Jersey, for my age and weight class and the raw division, I have all of the powerlifting records. The drug tested, non-drug tested, I have them all. So, yeah. Of course, you're a drug-free athlete, correct? I am, but sometimes there's a competition when I want one, and it's not tested, so I just go anyway. But your only addiction is to very good coffee, right? Yes, you know this about me. I almost stopped today on my way and bought a bottle of grappa because I need grappa to finish my espresso in the evening. And I now regularly have an affogato before I go to sleep. Affogato, ice cream in my espresso. It's very I'm good. jealous of that. So I need to read all this. Per chi non lo sa, non avesse la nostra newsletter e il post, Steve, alla sua tenera età, è comunque non solo un atleta competitivo di powerlifting, ma è un campione di powerlifting. Lui attualmente sulla US Powerlifting Federation lui detiene tutti i record della sua classe di età e categoria di peso, tutti per quanto riguarda il New Jersey, and also you have a national record for the deadlift, correct? I lose track of the record. Somewhere I have a national deadlift record too, not in that federation, but in a different one. Ok, un'altra federazione ha il record nazionale, comunque tutti i record. Tra l'altro i suoi record battono tutte le competizioni, quelle drug free e non drug free, cioè quelle con il test antidoping e non antidoping. Però lui ammette di avere una sostanza di cui lui è dipendente, che è il caffè. Lui è un appassionato di caffè e di grappa. E adesso la sera va anche si sta anche viziando con l'affogato, il gelato affogato caffè. Just because you're very light and you can afford it, I cannot afford ice cream every evening. Lui se lo può permettere perché è leggero. Can I say another couple of things about the exercise? Oh yes, because after that I'm going to ask Fabio for some more explanation of rotator cuff. So please go ahead. So this is an assistance exercise. This is not anything you want to use to test your 1 repetition maximum. I typically do this with an 8 kilo, and it's a weight that if I need to, I can really hold out here for some time. And I typically do between 5 and 8 repetitions, but I can easily do 15 repetitions with this weight. So rather than trying to go very heavy, I go control, hack, solid pause, hack the shoulder. And that's how you want to incorporate this exercise into your training program. You don't want to try to go very heavy. Logicamente questo è un esercizio che lui considera di assistenza, non vai certo in cerca di un massimale, ma lo utilizza, per esempio lui riesce a fare tranquillamente 15 ripetizioni con un 8 kg, però lui le fa in serie da 6-8 e si focalizza semmai su una tenuta isometrica in fondo. Quindi questo è il modo in cui volete includere questo esercizio all'interno dell'allenamento. One thing I would like Fabio to speak about is the benefits in preventing the shoulder impingement and the stress on the tendon of the supraspinatus,
and how good it does for the rotator cuff, which makes it a great exercise for shoulder health. Fabio, tu mi hai sentito, immagino, quindi Guido tiralo dentro, che così... E io sono qua pronto per vedere dove sono i vari muscoletti. Innanzitutto mi ricollego a quello che ha appena detto Steve, ed è importante il fatto che lui rimarchi il numero di ripetizioni, cioè non va a esaurimento. Abbiamo dei muscoli che sono piccoli, facilmente stancabili e che sono fondamentali nella stabilizzazione. Quindi se noi li sovralleniamo in una sessione perché li facciamo andare in acidosi, perché li esauriamo muscolarmente e neurologicamente, avremo poi un muscolo che nel momento in cui dovremo andare a lavorare sarà troppo stanco, ed essendo l'anello debole della tenuta della spalla avremo poi un gesto meccanicamente scorretto. Quindi faccio una domanda. Fabio, posso interromperti per una domanda che secondo me è molto importante? Ha senso introdurlo a basso volume e a basso effort questo esercizio prima di lavorare le spalle in un modo o nell'altro, con la panca, con il press, eccetera, per, tra virgolette, risvegliare la cuffia? Per quello che è... E poi eventualmente dopo, però logicamente, come tu hai detto, senza mai sfinirla, giusto? Assolutamente sì, perché comunque in ogni caso anche soltanto un paio di ripetizioni eseguite prima, un paio di ripetizioni per un paio di serie, eseguite prima di un gesto importante, danno un segnale neurologico di coinvolgimento di quei gruppi muscolari. Quindi noi saremo più percettivi nel poter fare il gesto coinvolgendo la muscolatura che ci serve. Quindi il deprimere le scapole, accollare le scapole, spalle basse, ci verrà più facile perché avremo già risvegliato quei muscoli che ci servono prima dell'esercizio vero e proprio, che potrebbe essere il push-up, un press o una panca. Quindi assolutamente sì. Lo traduco per Steve e anche per gli stranieri che ci ascoltano. So Fabio was saying, Steve, that's very interesting also to do just a couple of sets of 2-3 reps before any training for the upper body, just to awaken the rotator cuff muscles and give a neurological signal that reminds you to keep your shoulders packed, what to do with your shoulder blades and so on during your main lifts. So he sees it as you said, stay away from exhaustion, stay low reps, use it as an assistant exercise, but also could be interesting, and this was an answer to a question of mine, before doing something important, so main lift for the upper body as an awakener. Fabio, this is my warm-up exercise. This is what I do. I come down to my basement gym and I do a set of these, and often I'll do even in between. You can grease the groove with this exercise. I keep one on my front porch. I'll go outside to get the newspaper and I'll do a set of 5 or 10 of these. I do 8 kilo and 10 kilo. Those are the two weights I use for this. This is great information, Steve. Quindi lui fa una cosa, per esempio, lui lo utilizza nella sua warm-up prima di allenarsi, ma lo utilizza anche durante il giorno con il grease groove. Lui, per esempio, nel balconcino che è fuori di casa, ha un piccolo kettlebell. A volte lui magari esce, deve prendere il giornale che gli è arrivato la mattina e fa esegue qualche ripetizione. So you basically kind of grease the groove throughout the day with this. And this helps your shoulder quite a bit because you do have arthrosis, correct? Yeah, absolutely. It helps my shoulder. Even sometimes certain shoulder injuries bother you when you sleep. My shoulders were starting to bother me when I sleep. Sometimes I'll do this at this time of night where it is in Italy. I'll do a set before I go to sleep and I sleep better. It just sets my shoulders up. Very happy. Fabio, 2 more training points I make and then I'll turn it over to you to demonstrate. There's a certain point of this rotation this way where it really feels good to me. It feels good to stop there. I don't do the exercise and just go like this. I do turn over a little bit this way. You can feel where you're supposed to stop. You shouldn't go further. So it's not just holding it out to the side. It's actually supporting the kettlebell on the back of your forearm. So you're basically screwing as you're pressing, correct? Yes, absolutely, absolutely. And the other point, and I know you're going to talk about this, is that I will also vary the angle. Some. I might go up a little bit. I might go a little bit in, but not too much. Right? I might go out a little bit. But always every rep, I'm checking if it's a good rep that I've done.
When I go to crack my shoulder, nothing happens. That means I kept my shoulder in a really good spot all the way through. Okay, great. So let me translate all this. Hope I don't miss bits and pieces behind. Quindi lui ha detto che quello che lui fa, oltre a fare questa cosa del giro di gruppo, un'altra cosa che lui fa per lui è importante. Qua mi dirai tu cosa ne pensi, Fog. Lui non si limita a spingere in avanti, lui spinge, esegue una leggera intrarotazione, però sente quando è il momento in cui fermarsi e trattiene lì un attimo, e lavora anche all'interno. Io credo che sia il caso di rimanere all'interno di un certo cono di azione. Lui a volte chiude di più verso il piano sottostante mediano, a volte esce più lateralmente, credo fino al piano scapolare, ma chiedevo a te, Fog, cosa ne pensi? Esatto. E in maniera, quindi lavora in vari angoli di lavoro per questa cosa. Great, so I'm going to ask Fabio for some explanation, which includes what you just outlined, by the way. So Fabio, che mi dici? Allora, sicuramente il fatto di intraruotare leggermente il polso gli permette di appoggiare la parte sferica del kettlebell sull'avambraccio e quindi ridurre le forze di torsione che potrebbero andare a scaricarsi sul capolungo del bicipite, facendogli extra ruotare l'omero. Il fatto invece, come diceva prima, di avere una piccola chiusura verso il piano mediale sagittale o un'apertura è quella di lavorare o sul piano scapolare. Infatti, se vedete, quando ha eseguito il gesto non ha aperto moltissimo il braccio, ha fatto circa una trentina di gradi, e la piccola chiusura all'interno può essere perché così va a attivare, a coinvolgere un pochettino il piccolo pettorale e tutta la parte del sottoscapolare, che possono stabilizzare meglio con una coppia di forze la tenuta della scapola, la tenuta della testa dell'omero. Ecco, una cosa di cui volevo affrontare io velocemente, perché è importante per chi ci ascolta, perché insomma molti hanno la conoscenza anatomica e biomeccanica, alcuni magari non ce l'hanno. Allora volevo dare questa piccola informazione, poi tu Fabio mi correggi se sbaglio. Allora, l'omero è in grado di andare in abduzione fino a circa 90 gradi più o meno. Dopodiché, dai 90 gradi in poi, è tutta la scapola che va a ruotare, ok? Quindi l'omero rimane fermo nella sua posizione. Uno dei problemi tipici dell'atleta è che lo sviluppo del deltoide, della forza del deltoide, diventa eccessivo rispetto allo sviluppo di altri muscoli, che crea una sperequazione di forza, ovvero il deltoide, che parte dalla spina della scapola, dall'acromio, della clavicola, e si attacca sull'omero, nella sua azione di abdurre, ok, o di flettere, tende a tirare verso l'alto la testa dell'omero, ok? Quindi farlo slittare in alto. Qui, tra la scapola e l'omero, passa un muscolo che si chiama sovraspinato, che è lo starter dell'adduzione, che però, se notate, il suo tendine passa proprio qua, tra il tetto subacromiale, qua sotto l'acromion, e l'omero. Se la testa dell'omero slitta in alto e lo comprime, lo pizzica, gradualmente crea frizione, crea danno, si può provocare una lesione del tendine sovraspinato, oppure addirittura una rottura, come è successo a me anni fa, hanno operato, no? Allora, sono alcuni muscoli dei cuffidi rotatori famosi, quindi qua sotto c'è il sottoscapolare, poi c'è il piccolo rotondo, e davanti alla scapola c'è il sottospinato, il piccolo rotondo, davanti alla scapola c'è il sottoscapolare. Questi muscoli si chiamano cuffidi rotatori perché sono quelli che si occupano della rotazione interna e esterna del braccio, però in realtà hanno un'altra importante funzione, che è quella di tenere la testa dell'omero in sede. Quindi, se agiscono come muscoli motori, provocano una rotazione interna e esterna, ma se agiscono come stabilizzatori, finché il deltoide esegue il movimento di abduzione o di flessione, questi fanno sì che la testa dell'omero rimanga nella propria sede. Quindi vanno a prevenire lo slittamento verso l'alto della testa dell'omero e l'impingement, che poi può creare danno al sovraspinato. Corretto, Fabio? L'ho spiegata in maniera più o meno decente? Perfetto, benissimo. Qual è la meraviglia di questo esercizio? Tu crei una leva tale per cui il deltoide è attivato in maniera molto pesante, però è attivato in questa posizione qua, in cui non ha una forte azione verso l'omero, quindi è abbastanza, è coattante, quindi tira l'omero dentro, ma non lo tira verso l'alto, però contemporaneamente i muscoli del cuffio sono costretti a entrare in gioco in maniera potentissima per riuscire a tenere l'omero in sede.
Questo vuol dire che questi esercizietti qua che si devono fare per la spalla, no? Che vanno benissimo per la signora Pino, una persona che non è forte, quando uno ha una certa forza e solleva cariche importanti, diventano acqua di rose. Questo esercizio qui invece ti permette di lavorare di riflesso, se lo fai correttamente e non permetti alla spalla di spacchettarsi, tra virgolette, ti permettono di creare una stabilità incredibile della spalla che poi torna utile quando fai altre robe. Dico bene, dico male, ho perso qualche pezzo, Fabio? Giustissimo. C'è una definizione bellissima di Eric Cressey, che è uno dei più grossi specialisti di spalla, che dice che la spalla è un'articolazione claustrofobica, perché in quello piccolo spazio tra la testa dell'omero e l'acromion ci passa un'infinità di roba e oltretutto lo spazio subacromiale è determinato geneticamente, quindi ci sono persone che hanno uno spazio maggiore, sono quei pochi fortunati che non avranno mai problemi alle spalle, quelli che hanno uno spazio molto ristretto in cui si infiamma subito. A questo bisogna unire il fatto che il tendine del sovraspinato è destinato pressoché sempre a saltare quando si arriva alla terza età. Quindi spesso e volentieri gli anziani lamentano dolore e dicono, ma siamo tutti più o meno alla stessa barca, Fabio, dicono di avere dolore, pensano che sia l'artrite, quando in realtà non hanno più sotto il sovraspinato. E quindi il problema che hanno nell'alzare la spalla in realtà è dovuto alla mancanza dell'intervento di un gruppo muscolare, di un muscolo. Questo esercizio è ottimo perché appunto il fatto che abbiamo oltretutto una leva, quindi abbiamo un carico applicato lontano dal fulcro dell'omero, obbliga l'omero a scendere e quindi crea di nuovo spazio a livello subacromiale, dando la possibilità al corpo di avere meno raschiamento del tendine, a dare la possibilità di idratarsi e irrorarsi meglio tutti i tessuti fasciali che hanno comunque sono sempre sottoposti a uno stress perché appunto la zona è stretta e quindi gli attriti sono elevati. Quindi da questo punto di vista qua, meccanicamente l'esercizio risponde a tutte le richieste che ha un atleta, che è quello di essere ristorativo e preventivo per ulteriori problemi che potrebbero sorgere con il fatto che generalmente gli esercizi di press, e Plan Strong ce lo insegna, Build Strong altrettanto, sono esercizi ad alto volume. E quindi rispetto a uno squat o a uno stacco che in una programmazione mensile si fanno per un quantitativo decisamente minore, i press, gli esercizi con gli arti superiori hanno un volume decisamente maggiore. Fantastico. Traduco un po' per Steve. In a nutshell, what this exercise does, it helps recreating or protecting the space, the subacromial space, where the tendon of the supraspinatus runs. So it prevents impingements, pains, damage of the tendon, and at the same time, some people may think they have arthrosis, and the problem is that the supraspinatus tendon is damaged, or the supraspinatus is not in good conditions. This prevents this by recreating the space and reinforcing the shoulders. And also, one point that Fabio made is, especially when you train your upper body, one of the problems is that training volume, and Plan Strong and Build Strong teach this, is way higher in the upper body than the lower body. So there's much more stress on the joint. I mean, if you do deadlift, the training volume is not as high as it would be for a press. But if you do the press, the pull-ups, and the bench press, all those three together, they totalize so much volume on one joint that, of course, those prevention exercises are great. And this one has all the features that a prevention exercise should have, a prehab exercise should have. So it's a great exercise. Ho detto tutto, Fabio? Sì. Okay. Fabio, one more training point you and I discussed, that when you're doing this exercise, you want to lock everything up, much like Fabio talks about in his Victorious dressing course. You lock everything up, and the only thing that moves when you do this is you might literally bend from your ankles, right? You go, I'll take a slightly heavier one here. I have to lean back just a little bit so that I don't fall over forwards. So you don't open up your midsection, but you hinge on your ankles. That's a great cue. Great point. Great point. Everything else is straight, and the only reason you do
you do this so that you don't fall on your face. And I'm going to show this with doubles now, by the way. So, allora, una cosa importante che lui ha detto, questo è fondamentale, non è solamente questione di impacchettare la spalla, ma bisogna portare tutto il corpo in un plank verticale. Cosa succede? Per il momento in cui tu porti il peso di fronte a te, soprattutto se devi diventare un po' più pesante, è logico che tenderesti a cadere in avanti. Quindi la compensazione che viene naturale è quella di aprire qua. Cosa che non deve avvenire qua, deve rimanere lucchettato. Cosa fai? Fai un hinge, fai una cerniera attorno alle caviglie. Quindi il tuo plank verticale si sposta, non è più verticale. Ok? Si sposta un po', sì? Coffee. Quindi, se lo faccio vedere con... Infatti credo, Fabio, che se facessimo un'elettromiografia mentre si fa questo esercizio, troveremmo che i polpacci sono molto più coinvolti perché ti ancorano al suolo. Soprattutto il solleo, immagino, tra le due, no? Sì. Quindi quando io sono qui, adesso lo eseguirò con due braccia, se voi guardate cosa succede al mio tronco, io non apro la sezione centrale, però vedete che le mie spalle si spostano indietro. La cerniera sta avvenendo attorno alle caviglie. So Steve, I showed that I'm hinging on my ankles. Parentesi, mi piace moltissimo anche per la sezione centrale, perché se lavori con due kettlebell, if you do double bells, for the midsection, it's great exercise because you're doubling the weight displacement, e a me piace tantissimo anche sul piano scapolare. Fabio? Yes, sir? I might make the comparison to the one arm and the two arm kettlebell swing. You can move more weight with two arms. You're going to work lots of your body more, but the one arm has its own benefits because it's firing all those muscles that keep you from bending and twisting. So they're both good. This is something that also Fabio has outlined. So you get, if you go one arm, you get the benefit of working cross chains. And as you're loading here, you have to load your hips on your hip on the other side. If you do a double, you get more stress in the middle part of the midsection for rectus. Correct, Fabio? Sì, e io lo vedrei bene fatto anche con due kettlebell alternando. Quindi un braccio, tipo una seesaw motion. Quindi tu dici... like a seesaw press. Exactly. This is what Fabio was suggesting. Right. Perché ti obbliga a imparare a traslare la contrazione da un lato all'altro mentre tu distendi e richiami un kettlebell. So Steve, what Fabio was just saying is that as you do it in a seesaw manner, it teaches you how to shift the weight from one side to the other and one side of your midsection to the other. So right. Both hip and midsection. So that's an also great variation. I have one more question for Fabio, which is, quali sono i gradi di abduzione o flessione o il cono di azione entro il quale dovremmo stare per non coinvolgere ciò che non vuole essere coinvolto, ovvero allora, quanti gradi rispetto al piano frontale? Io direi che quanti rispetto all'orizzonte? Allora, rispetto all'orizzonte non bisogna salire perché altrimenti andremo a scaricare tutto il lavoro sul trapezio, che è già uno dei grossi problemi di quando si lavora alle spalle, che tendiamo a far intervenire prima il trapezio, che essendo molto grosso e avendo anche inserzioni molto in basso, perché ricordiamoci che il trapezio non è soltanto questa parte, ma va giù praticamente fino a quasi al termine delle coste, esatto. Quindi dobbiamo cercare di chiamarlo fuori dai giochi, perché altrimenti è un muscolo sovrastimolato e purtroppo troppo spesso utilizzato male. Quindi sicuramente non superiore all'orizzonte più o meno. Ma io direi, se guardate Steve, sembrerebbe più un 85 gradi, neanche un 90. Questo perché la spalla, essendo depressa, non vi porta ad alzare il braccio parallelo al terreno. Ecco, questa è una cosa importante, Fabio, che vorrei che la gente capisse, perché molto spesso, quando si parla di articolazione della spalla, la gente confonde il concetto di spalla
con il concetto di deltoide, con deltoide, ovvero quando io dico non superare l'altezza delle spalle, non mi riferisco questo deltoide, mi riferisco al centro articolare della spalla, cioè se voi guardate questo scheletrino qui, il centro articolare della spalla è più o meno all'altezza della spina della scapola, quindi orizzonte vuol dire che da fuori il braccio può sembrare che sia un pochino più basso, perché tu hai più basso, esattamente. il polso che è in linea col centro dell'articolazione della spalla, non con la parte alta del deltoide. Questo è fondamentale. We were explaining, Steve, the difference between when you say horizontal, because Fabio was saying you should not go above horizontal, because then you start shifting the weight on the traps, which are the muscles that already work even too much when you do any type of press, and you want to avoid, and they're so strong, you want to stay there. And I will explain that horizontal for the shoulder is not horizontal arm, because the center of the shoulder joint is not here, it's below, where the spine of the shoulder blade is. So this is pretty much. So looking at your movement, Fabio was saying you're not really 90 degrees, you're probably 85 degrees. Yeah. And what I do is my default position. It's down a little, right? Because that really feels like straight to me. And I would say, if you can imagine, my normal position is the center of a 45-pound, of a 20-kilo plate. I might go around the edges. That's how far I go. I don't go far away. I go maybe this far up or this far over or in or down. A little bit feels good. More than that does not feel. This feels like the wrong exercise for going here or like that. Okay, quindi lui dice che immagina, ok, di muoversi all'interno di un cerchio, non supera mai la circonferenza del cerchio. And I was asking Fabio what are technically the proper angles and planes in which it's safe to stay. So he said horizon for as much as you could either flex or abduct. And I'm now asking Fabio, how much should we open compared to the frontal plane? Quindi Fabio, quanto dobbiamo invece rispetto al piano frontale? Allora, mi sentite perché vedo le immagini che vanno un po' a saltelli. Scusa. That's about it for me. Allora, io di solito ai miei ragazzi dico di fare... Basta. I lost Fabio's audio. Non ti sentivo più, Fabio, ci sei? Allora, di solito si dice che l'angolo scapolare è sui 30-35 gradi, quindi... vi sento anch'io a scatti, mi senti? Ti sento bene, sì. Ci siete? Sì, ti sentiamo, sì. Bene, ok. È chiaro. Allora, il piano scapolare di solito si viaggia sui 35 gradi. Poi volevo aggiungere una cosa perché mentre ha fatto il gesto Steve in profilo è venuta fuori una cosa molto carina da sottolineare, che vi faccio vedere adesso. Se fate caso, allora, dovete considerare che il centro articolare della scapola a spanne, in maniera tale che abbiate un riferimento gestibile, è da dove sentite l'acromio, 4 dita sotto. Toccatevi l'acromio, che è questo osso che sporge qua sopra, 4 dita, potreste immaginare che il centro sia qui. Quando Steve fa il gesto e allunga il kettlebell davanti a sé, il centro del kettlebell è in linea con il centro che avete trovato con le 4 dita sotto. Quindi, essendo il kettlebell appoggiato sopra l'avambraccio, vi obbliga ad avere l'avambraccio più basso e in linea con questo. Quindi, se lo fate una volta soltanto a uno specchio di profilo, vi renderete subito conto che non avrete il braccio parallelo al terreno, ma sarà più inclinato verso il pavimento. L'apertura. Allora, io dico di fare il gesto della trota. Cioè, quanto è grosso il pesce? Così. Generalmente è istintivo aprire le braccia al giusto angolo scapolare. Comunque, se fate conto... Sì, non è esatto, non è un marlin. Il pescatore che se la tira, che fa lo sborrone. Esatto, il pescatore che bara sulle misure, di solito è grosso così. Grosso così a braccia tese è la misura più o meno giusta, in maniera tale che avete oppure è la misura, se siete un pochettino più atletici, degli 81 centimetri della panca, della presa della panca. Di solito è una buona misura, spannometrica, ma almeno anche...
Adesso la racconto per Steve perché è interessante. So Steve, Fabio came out with some great tips on this. First, one thing you notice now, to figure out where the center of your shoulder joint is, you take the acromion and you get 4 fingers from it. Where the 4th finger is, this is the center of the shoulder joint. And he noticed when you do most of your reps, you end up with the center of the bell exactly aligned with that center of the shoulder joint. So this is one great. I'm looking for where the bell feels the heaviest. And I know if I go this way or this way, it's lighter. I'm looking for the spot where I feel like I'm at the most disadvantageous angle because it's an assistance exercise. It's not supposed to be fun. Exactly. Steve in maniera pragmatica ha detto, lui guarda dove il kettlebell è più lontano dal corpo, quindi dove è più pesante, perché come esercizio di assistenza non deve essere divertente, deve essere difficile. The other thing that Fabio said as far as for how wide is safe to go, it should be the scapular plane, which is usually 35 degrees from the frontal plane. But saying 35 degrees doesn't say much to folks, right? So he said, you have to do the move of the bragging fisherman. So how big was the fish that you just caught? Like that. There you go. So this is a good way to find it. Another way to find it is, I don't know how much that, I don't remember how much that is in inches, but you know that the 2 rings for the bench press are 81 centimeters apart. What is that in inches in the US? I think my tape measure does both. Hold on. 81 inches or 81 centimeters? 81 centimeters. What is that in inches? It looks like about 32 inches. 32 inches, less than a meter, right? A meter is 39 inches. This is 32 inches. So think about this. A great baseline to find that position is get your fingers on the rings. That is 81 centimeters / 32 inches. This is a good baseline. This is as far as safe to go. You don't want to go further than that. Yeah. This is for shoulder joints health. So great tips. Grazie Fabio, fantastic tips. I would open to some questions if there are. I did read, I don't know if you want to bring them up. There are a few questions I saw from a couple from Margherita, Jeppy, and I think someone else. If you can bring up the comments, Guido. Okay, so Margherita is asking, can you do it together with bottom up? I intended to ask the question, what do you mean by so? So, quindi Margherita chiede, può essere abbinato al bottom up? Steve, what would you say? And then Fabio, what would you say? I would say no, because the point of what we're doing with our shoulder is getting to this position, and bottom up would be the opposite. So it would be a very different movement if it was bottom up. I'm just not sure I understood what she means by bottom up. I'm not sure about that. If she means doing this plus bottom up presses, or if she means doing the exercise somehow in bottom up. I'm not sure. Let me ask her. Margherita, se ci senti ancora, ti faccio una domanda. Cosa intendi per abbinare il bottom up? Intendi fare questo più esercizi in bottom up, tipo il press o il clean o altre cose, o il carry, oppure ti riferisci a provare a farlo con il kettlebell a pancia in su? Ci puoi far sapere? Perché Steve giustamente dice, quel kettlebell in bottom up, l'esercizio questo non lo fai. Tu Fabio che dici, cosa pensi? Allora, io ho pensato esattamente a quello che spero volesse dire Margherita, cioè di esercizio aggiuntivo, oltre a questo, fosse il bottom up, e mi trovo assolutamente d'accordo, perché il bottom up ti insegna ad abbassare la testa omerale e ti dà è un esercizio simile a quello di Steve con una leva molto più corta, quindi può essere un introduttivo per chi ancora non ha la capacità, visto che il kettlebell più piccolo è un 8 kg, non ha ancora la capacità per poterlo fare. In sequenza, so doing this one and the bottom ups. E Margherita, visto che ci sei ancora, scusami, intendi per esempio il press o qualcos'altro in bottom up? Il press sicuramente direi proprio di sì, e Fabio concorda e credo anche Steve. So what do you think? Would you do them together? Would you match them in a sequence or in the same training doing some bottom up stuff like presses and this exercise? You think they could? Yeah, she's speaking about bottom up press, by the way. Yeah, you could
but the bottoms up press, you know, we could talk about continuing from exercises that are only assistance exercises to lifts where we have the most weight. This exercise is all the way assistance. The bottoms up press is sort of part lift and part may become a main lift. Yeah. What Fabio says, his take was that the bottom up helps you learning the proper shoulder mechanic, the virtual shoulder, correct, Fabio? That's what he was saying. Yeah. And so would you do the bottom up before or after the forward press? After. Or this is alternating? This is assistance. They're basically separate. I would do this as a warm up and then press. This should not make your pressing terribly tired. Quindi Steve farebbe prima questo e poi il bottom up, perché lo considera un'assistenza, e lui dice che ti aiuta per il press e non ti stanca per il press. Tu Fabio hai la stessa opinione? Hai qualche altra idea? Allora, in realtà entriamo in due mondi che si stanno sovrapponendo, perché l'esercizio di Steve è assolutamente un esercizio di pre-ab, riabilitazione e conservazione della forma. Il bottom up press può essere visto sia con l'ottica del pre-ab che con l'ottica dell'esercizio accessorio supplementare. Quindi se ho un soggetto post-operatorio che si sta riabilitando, che ha avuto infortuni e tutto il resto, l'esercizio di Steve sicuramente come primo esercizio, ma il bottom up può essere addirittura precedente perché appunto ha una leva più corta e quindi mi può permettere di farlo quando quello di Steve è ancora troppo pesante. Viceversa, un atleta che è già capace inverte i ruoli, quindi. Okay, I'm going to translate for Steve what Fabio just said, which is bottom up. Is in both worlds. Maybe a prehab exercise or a lift. So if you intend it as a lift, he agrees with you. If, for instance, you're speaking with someone who just got a surgery and needs to rehab, this may be too much at the beginning. This has a shorter leverage, so the bottom up may, in lightweight in rehab, may come before until they're able to do this one. In a athletic perspective, so treating the bottom up as main lift, then you would say you're the forward press first, followed by the bottom up. This was Fabio's take. Yeah, and I agree, and I would also say this press can be a facilitation exercise, an activation. When I do it during my workouts, I will do maybe 3 or 5 repetitions, one set before I do other exercises. But if I want to use this as an assistance exercise, which sometimes I do, and I'm done lifting for the main lift, then maybe I'll come back here and I'll do 8 or 10 or 12 or 15 of them, because it serves a different purpose after the main lift. Ok, so I'm going to translate this. Quindi Steve dice, se lui lo utilizza prima di un allenamento, magari fa una serie di 5-6 ripetizioni per attivare, per dare lo stimolo neurologico di parlare prima Fabio, per attivarsi prima di fare il press o la panca o qualunque altra cosa. Se invece di farlo come esercizio di resistenza a fine allenamento, allora lo fa alla fine, aumenta il volume, aumenta l'effort, quindi fa più ripetizioni e lo tratta come tale. Certo. Good. Translated this. And then there was another question by Jeppy. Yeah. So Jeppy is asking, I'm understanding that you have to be very careful during executions so that you never disconnect the shoulder. Is that correct? Yes, that is why we use a lightweight and one that we know we can control out here. Would you say that a set of 5, it's actually a set of 5 singles? Would you treat it like that? So you just focus before every rep. You don't think I'm doing 5. You think I'm doing 5 sets of 1 in a row. Fabio, that's how I do everything. This is every repetition matters. Everyone. Okay. So yes. Quindi Steve dice, devi trattarlo, Jeppy, immagina questo, immagina per essere sicuro di avere un buon posizionamento, se fai una serie da 5 ripetizioni, fai una serie da 5 per esempio,
considera 5 serie da una eseguite di fila. Quindi prima di ogni ripetizione, oltre a farti resetti, imposti bene la spalla e la scapola, esegui la ripetizione, la trattieni un attimo e torni indietro. Sono 5 singole, ok? Quindi con, let's say, executed with perfect consciousness, right? Eseguite con perfetta coscienza. Qualcosa da aggiungere, Fabietto? No. È stato perfetto. So Fabio agrees. Okay, any other questions? Nessun'altra domanda? No more questions. Oh, we get it all. I learned that we have to give like a minute when I say any more questions because they hear us delayed. Oh, see? So this is Dario's asking a question for you, Steve. C'è una domanda di Dario per Steve. Can you read it in the comments? Yes, it's in English. Yes, Dario knows perfectly English, so. Two things, Dario. Two things. At the beginning, so anyone with a lumbar spine injury should know the name Robin McKenzie. Robin McKenzie is a physical, or was a physical therapist from New Zealand, and a very famous one. He won awards for being the best physical therapist in the world for several years. Bobby, why don't you translate that and then I'll continue. Quindi ha detto, il primo punto della sua realizzazione è stato seguire i consigli di Robert McKenzie, che è un fisioterapista neozelandese di fama mondiale che ha ricevuto parecchi premi, e quindi, ok, and I think they, by the way, they all know McKenzie. Okay, so yeah. McKenzie's main exercise looks like a cobra stretch from yoga. You keep your di McKenzie assomiglia al cobra stretch dello yoga, ok? But I see many people do it wrong. I don't know if we want to take time to talk about it now. Can I take a minute and talk about that exercise? Of course. So in that exercise, it's passive spinal extension. The idea is that when you're laying on the ground, you're not trying to use your back muscles. You're trying to use your arms and think vertebrae at a time, always making space in your spine. Steve, you froze. Can you say the last sentence again? Because you froze, and we lost your audio for a few seconds. I'm sorry. Okay. It's about passive spinal extension, using your hands with the thought of always making your spine longer, but keeping your spine relaxed, long, as opposed to where you pull yourself up with your back muscles. Okay. The McKenzie exercise, you want to translate that? I'm going to translate. So basically, flexible skills, making space and spreading load, right? Okay. Yes. L'esercizio simile al cobra stretch di McKenzie prevede, attenzione, non stai cercando di inarcarti usando gli estensori della colonna, ma li stai rilassando completamente, stai cercando, spingendo con le mani, di allungare la colonna il più possibile, creare spazio rilassando la muscolatura posteriore, quindi cerchi di creare un'estensione, ok? Yes. So I was given instructions to do one set of 10 repetitions of that exercise every hour, as long as I was awake. So if I was awake for 16 hours, I did 16 sets a day. I did 160 repetitions of that exercise. How would you count one rep? So you press yourself up, how long do you stay there before you go down and you count it as one rep? I sort of like this. Press yourself up and like flexible steel, try wiggle a little bit, try to make space, go back down. Okay, so you did that 10 every hour for every hour in which you was awake, correct? So 16 hours a day, just to make sure I translate it properly. Ok, quindi quello che lui faceva è stato, prima cosa, lui si portava in questa posizione, la teneva alcuni secondi, una ripetizione sono alcuni secondi in cui cosa fai? Fai un po' di prime, crei un po' di spazio, ti allunghi, faceva 10 ripetizioni ogni ora per tutte le ore del giorno in cui lui era sveglio, quindi 16 ore al giorno, quindi circa 160 ripetizioni al giorno. Ok, got it. E allora
deadlift a barbell. Hold on. This was from the very beginning, or you started with Mackenzie first only and gradually inserted the barbell? Yes, Mackenzie first until I could do things like walk. Don't want to deadlift if you can't walk. But as soon as I had gotten back to normal, I asked the doctor, and the doctor said, deadlift, great idea. He was all in favor of it. You know, I got my chiropractor. He's 20 years. He tries to prevent me from doing deadlift. So you have a very smart doctor. I was a low back specialist. Yeah, very good one. Quindi il suo medico, per il suo medico, lui ha fatto prima, ha continuato a fare questo stretch finché non riusciva a fare cose tipo camminare. Poi, a quel punto, il medico suo, che è uno in gamba, ha iniziato a dire: lo stacco da terra è la cosa migliore per te, quindi inizia a fare stacchi. How did you start doing deadlifts? How many sets, reps, how many times a week, what weights, you know? First of all, I have to tell you the doctor's name. He's American, but his name is Dante Implicito. Dante Implicito, even the story is il nome del medico, il nome italiano. So he's Italian, this guy is smart. Okay, got it. Italian American, yes. I started very simply, Fabio. I followed Power to the People. I took and I did 2 sets of 5. As the book, I read the book, I followed the directions. So this is how basically you got in touch with Pavel and decided you wanted to become certified with him? Yes, actually, Fabio, it's very funny. I learned of Pavel Tsatsouline from Power to the People, and I went on the RKC forum, and somebody said you should try kettlebells, and I said, what's a kettlebell? Hey, it's pretty much my story. I learned about him through Beyond Bodybuilding, and then I had pretty much the same journey. So, allora lui, così è stato che praticamente lui dopo questi esercizi della scuola Mackenzie, lui ha iniziato a introdurre gli stacchi leggendo il libro Power to the People di Pavel, quindi cioè 2 serie da 5 praticamente ogni giorno. Ed è lì che poi, entrando nel forum di RKC, è stato suggerito: prova anche il kettlebell. Ed è lì che lui poi alla fine ha iniziato con il kettlebell e si è certificato. Storia interessante, perché io ho cominciato con oltre il bodybuilding e da lì mi sono poi portato verso il kettlebell. So, very similar stories, just might happen a little later. Guido, can you show Dario's comment? I have one more thing for Dario, which is that thank you, Dario. I found that better hip mobility also made my back feel better. So I began using Pavel's flexibility books. And if you look me up on YouTube, you'll see me doing a suspended split right across 2 benches. The more flexible your hips are, the easier it is on your lower back to go through the rest of life. So that was just a quick reminder. If I recall correctly, not only you're a flexible steel specialist, but you came and attend flexible steel here in Italy with John Engum the very first time, which also Angelica attended and several other people. That's where everything started, right? Many years ago. Yeah. I think it was one of the very first certs. There's a video of Angelica and me sort of scooting along the floor in a split that John had us do. And we also recall we got all fairly drunk that evening at dinner. But yes, that was a memorable dinner. And your friend let me be the barista and taught me how to make espresso from his espresso machine. You're right. C'è tutta una storia dietro, perché Steve è venuto in Italia a uno dei primissimi flexible steel, dove tra l'altro c'era anche Angelica, la nostra ospite settimana scorsa, e molti altri, che poi quindi è tutto partito da lì. La cosa interessante è che Steve dice: più sono flessibili e tu anche più ti salvi la schiena, tanto che lui alla sua tenera età riesce ancora a tenere la spaccata completa tra 2 sedie. E I think I saw you also pressing in a split. Pressing the bell from a split, correct? I do that. E lui fa anche il press con il kettlebell dalla posizione di spaccata.
So not too bad for a 66 years old man, right? Not too bad for a guy with a bad back. If you look on my YouTube channel, you'll see me suspended between two benches, leaning down and picking up an 80-pound dumbbell. So it's what, about 35 kilos. It's a lift in the All-Round Lifting Association. You're like this, your butt is in the air, and you bend down, and you have to bring the dumbbell up to waist height. So I do that. Well, how many pounds, Lisa? 80? How many pounds is the About bar? 35 kilos I did. About half 35 what I pick up. So adesso sul canale YouTube c'è lui che da una spaccata completa si piega in avanti e prende su e solleva 1,35 kg, che non è poca cosa, which is not bad. Okay, so I think we've been on for quite some time. Yeah, pretty much double than usual. So what I'm going to do, I'm going to first remember everybody about we just published our new workshops schedule, and also a couple of online courses. So I'm going to remind the calendar to everybody. And Guido, when it's time, just please show the banner. And then we're going to go with greetings. Due cose vi ricordo: abbiamo pubblicato l'elenco quasi completo di tutti i workshop a partire da febbraio fino a fine di giugno. Abbiamo i workshop Strongfirst, abbiamo anche i workshop nuovi di approfondimento che costano pochissimo e si abbinano ai workshop Strongfirst. E poi c'è un'altra cosa super figa, vero super fogatone, che il buon fogatone ed io a marzo faremo un weekend online sulla programmazione dell'allenamento. Io farò il sabato programmazione dell'allenamento per forza e ipertrofia, e domenica ci sarà Guido che farà strength and conditioning, e quindi saranno 2 workshop online molto interessanti e molto apprezzate le edizioni passate. Quindi se avete voglia di saperne un po' di più sulla programmazione, date un'occhiatina al nostro sito. E vi ricordo anche che abbiamo pubblicato Strongfirst All Lifting, e vi annuncio anche che la settimana prossima avremo un altro ospite speciale. Avremo Master Strongfirst Jeremy Layport a Pillole di Forza, che per la prima volta parlerà a un'audience italiana e che sarà colui il quale verrà in Italia a settembre a insegnare Strongfirst All Lifting. Ho detto tutto, mi dimentico qualcosa? Guido, tu che sei OCD, ti ricordi tutto quello che io dimentico? No, hai detto tutto. Ho detto tutto. A parte che credo che tu abbia detto che il workshop Strength and Conditioning lo faccia io, ma in realtà no, è fogato. Ho detto Guido? No, io mi riferivo al buon Fabio. Fabio, confermi, sei tu che fai strength and conditioning, non posate, giusto? Bene. So, Steve, I explained all our new calendar, all the appointments, the Strongfirst workshops, things that will be going on Jeremy and April next week. So I told everybody about everything. And so all we do is greet and say to everybody, see you basically next week. So first and foremost, Steve, thank you so much for joining. Mille grazie a tutti. Sì! By the way, Steve capisce l'italiano e parla italiano. Corretto? Sì. Anything else you want to say in Italian? Grazie, no. Okay. Arrivederci. Arrivederci. Steve, it was such a great pleasure, as usual, as all the time we spent some time together. Thank you so much on behalf, not only mine and Italian leadership, but also the Italian Strongfirst community, and see you very soon. Grazie da parte di tutti noi, anche della comunità Strongfirst italiana, Steve, per esserci unito. Un saluto festoso a tutti. Oh, we all have to do this, Steve. Now learn this. You gotta make, this is from an Italian comedian. So you gotta make a very poker face. And when we say a very cheerful, very happy cheers to everyone. Un saluto festoso a tutti. But you make a very passive face and you go like, So all the 3 of us are gonna do this together. Okay? Un saluto festoso a tutti. Un saluto festoso a tutti. So we raise our right hand, and on 3 we just okay. 1, 2, 3.
posante non l'hai fatto però. Ok, ragazzi, basta scherzare. Buonasera a tutti, grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Chiudi Guido, tu regista. Chiudi tu. Ciao. Ciao ciao.